po' di tempo, Dio che sa tutto, si accorge che la compagnia degli animali non è sufficiente. Pecore, giraffe, insomma quello che c'era. No, le giraffe lì non c'erano, lì avevano tutta roba domestica, cioè tutti quegli animali che noi conosciamo, quindi dai bovini, suini, ovini, eccetera, eccetera, eccetera. Allora di Elohim, a forza di assistere a quelle scene, Adamo non ebbe la proibizione fino a quando non ebbe Eva e si univa a tutti gli animali, hanno detto poveretto, facciamogli una femmina, che però sia uguale a lui. Allora questo Dio che fa così e crea tutti gli universi che vuole, sentite che casino deve fare per fare una femmina. Induce nell'Adam un sonno profondissimo. Preleva un qualcosa da una parte laterale ricurva, quella che viene tradotta normalmente come costola. Chiude la carne dove ha fatto il prelievo e con ciò che ha prelevato fabbrica Eva. Tutto questo lo trovate nella Bibbia che avete in casa. Per cortesia leggetela, ok? Genesi 2 dal versetto 18 in avanti. Per cortesia leggetela. E tra l'altro io nei miei libri ho scritto che quello che viene tradotto con costola significa parte laterale. Biglino si inventa le traduzioni. Mamash. Il termine zelà tradotto con costola ha come significato lato fianco. Non c'è da inventare niente, basta leggere. E invece bisogna inventare che ha preso una costola di Adamo, ha creato. Niente di tutto quello che ci è stato raccontato è scritto qui. Allora Yahweh Elohim, dalla costola, che aveva tolto all'uomo, formò, e anche qui scrivono formò, perché il verbo è yazzar, quindi traducono bene. Formò una donna, poi la condusse all'Adam. Allora l'Adam disse: questa volta è osso delle mie ossa e carne della mia carne. Questa volta non le altre femmine che mi avete presentato. E nella letteratura ebraica extrabiblica c'è proprio scritto che lui ha rifiutato tante altre femmine che non gli andavano bene. Questa volta è osso delle mie ossa. Sapete come traducono in inglese gli ebrei che traducono le Bibbie per l'inglese? Finalmente. Cioè più chiari di così non si può essere. Finalmente me ne avete dato una giusta. Sarà chiamata donna perché da uomo è stata tratta, che non significa nulla. Donna perché da uomo. In realtà per fortuna lasciano le parole ebraiche. Sarà chiamata Isha perché da Ish è stata tratta. Ish significa individuo maschio. Isha è l'aggiunta della desinenza femminile al termine maschile Ish. Quindi sarà chiamata uoma, sarà chiamata maschia, come volete. Perché? Perché è stata fatta con le cellule staminali di Adamo. E poi se abbiamo tempo vi dico che cosa dicono gli ebrei su questa opera di clonazione.